Ok, meglio se forse qua ci faccio un video. Eh, no, allora, storia breve. Bentornati tutti comunque in questo nuovo video. Ripetiamo, storia breve. Ho preso una PS4 Slim, ok, con svariati altri oggetti insieme, un controller, pezzi di cambio, eccetera. E, su eBay, per un prezzo abbastanza anche ragionevole. E lamentavano che c'era l'alimentatore che non funzionava. Ok. Eh, l'immagine è rovesciata, quindi questa è la mia sinistra e questa è la mia destra. Non ho idea del motivo. OBS fa un po' come cavolo gli pare. E cosa volevo dire io? Allora, l'alimentatore arrivato insieme alla console è questo qui. E gli ho fatto un attimo il test. Funziona benissimo. Ci sono i 12 volt, arrivano fuori una volta che viene attivato l'alimentatore, ci sono. E ho detto, non fa nessun beep, nessuna luce, nessun suono, niente. Ho detto, ma strano, se era un problema di alimentazione, vuol dire che sicuramente è un qualcosa sulla scheda. Molto bene. Allora apro la scheda, apro la console, la parte sotto, e ok, e mi trovo sto disastro. Allora, pasta termica dorata, che come ho già mh, precedentemente spiegato non serve a niente metterla sopra qui sui pad termici. I pad termici, come vedete, sono marroni, sono ricoperti di pasta termica, ok? E in più, come cosa grave anche, hanno messo le rondelle. Hanno messo le rondelle, ragazzi. Scusate comunque il casino, sono qua nel mentre di lavoro e non avevo intenzione di fare un video, ma a questo punto, vista la gravità della situazione, ho detto vediamo cosa ne viene fuori. Allora, come ho detto, sembra che qua facciamo un attimo di ordine giusto per comprendere meglio un po' la situazione che ci circonda. Ok, ancora scusate per questo disastro galattico, sono una persona che è molto caotica, anche mentre lavora, anzi soprattutto mentre lavora. E allora, stavo dicendo, non ho capito perché questi qua hanno provato a fare il metodo delle rondelle per vedere se cambiava qualcosa. Quindi sono spaventato di cosa posso trovare ancora. Le rondelle, ragazzi, specialmente quelle metalliche, non devono essere usate. Ma in ogni caso non deve essere usate, non si devono usare, perché se ci sono problemi al processore, andarlo a schiacciare ancora di più, causa... Ecco, non ho mai visto una roba del genere. Pad termico sotto qua, che non è assolutamente necessario. Zero, non fa niente. Non... Oh, signore. Ok, comunque, stavo dicendo, non mettete le rondelle. Se ci sono problemi al processore, lo danneggiate ancora di più. Buttiamo via sta roba. Lo danneggiate ancora di più. Il che è una cosa pessima, perché se c'è una possibilità di salvarlo, io per esempio riesco a fare reballing dei processori, ok, PS4, senza nessun problema, e, e si possono anche salvare, capito? In questo modo andare a premere ancora di più non causa altro che problemi alle sfere sottostanti. Il processore può andare in cortocircuito perché le sfere di stagno si vanno a toccare l'un l'altra, oppure si crepa addirittura il processore sopra, e poi lì game over, giochi finiti. Il processore risulta fisicamente danneggiato e non si può più recuperare. Quindi, la madonna, una bella spalmata, come farsi un panino con la Nutella. Wow, ok. Va bene. Cosa possiamo fare? Non lo so. Mm, poveri patermici, letteralmente disintegrati. Vediamo. Vediamo se viene fuori una console funzionante da questo video. Cosa ne dite? Sono curioso. Sono proprio curioso. Intanto allora andiamo a pulire la scheda.
che è appunto il pezzo su cui andremo a lavorare. Questo non mi interessa più di tanto, va bene così. Cioè no, non va bene così, però insomma, ok, per il momento non serve andarci a mettere a mano, quindi non me ne può fregare di meno. Allora, andiamo a pulire qua. Andiamo a pulire il processore. Andiamo a pulire questa zona qua. E cominciamo a fare i lavori. C'è pasta termica ovunque, ragazzi. Dappertutto. Non è un problema, la pasta termica, almeno oggigiorno, ci sono le paste termiche che non hanno conduzione di elettricità, quindi non causano problemi. Causano solo una marea di sporco in giro. Vai a toccare la scheda, ti ritrovi con le mani marroni o grigie o altro, insomma non è bello, sono comunque sostanze che sulla pelle non sono gradevoli. Ok? Tutto qua. Ok, allora, cosa possiamo fare su questa scheda? Andiamo a controllare. Controlliamo anche qua, va. Magari verrà un video un po' più lunghino, ma non ho voglia di ritrovarmi, come ho detto, le mani piene di pasta termica. RAM Micron, buona marca, buone RAM. E ricordate ragazzi, se la console non funziona, non si accende, cambiare la pasta termica non serve, non serve a niente. Se non si accende ha bisogno di fare le dovute analisi. La pasta termica risolve solo i problemi di surriscaldamento, ma solo se la console appunto funziona già, altrimenti è inutile. Non è un elisir di lunga vita o l'elisir dell'immortalità. Se una cosa muore, non la riporta in vita. Ok, per il momento va bene, non è pulita al massimo, ma va bene così. Allora ragazzi, andiamo a vedere. Metto il multimetro a schermo, datemi un secondo. Colleghiamo il multimetro. Molto bene. Lo vediamo, sì. E andiamo a controllare in resistenza, ok, la linea dei 12 volt, che deve necessariamente avere il valore dei kilo e ci siamo, quindi non è in cortocircuito la linea dei 12 volt. Ok, adesso andiamo a verificare la linea dei 5 volt che viene in ingresso qua dal connettore. Quindi mettiamoci qua e andiamo a misurare questa qua. Abbiamo 2,8 kg ed è buona. Qui abbiamo la massa, qui abbiamo il sensore e qui abbiamo l'altra linea dei 5 volt. Quindi la linea dei 5 volt non è in cortocircuito, ma perché la console non si accende allora? Perché la console per accendersi ha bisogno della linea dei 3,3 che si trova qui su questo connettore qui, ok? Arriva la linea dei 3,3 utile appunto ad accendere la console, perché la linea dei 3,3 funziona in questo modo: una volta che vuoi accendere la console i 3,3 vanno direttamente a massa, ok? Quindi diventa 0 volt e allora la console dice ok, hai premuto il pulsante e accende la console. Tutto qua. Fa cortocircuito con la massa per sapere se stai premendo oppure no il pulsante di accensione. Però in questo caso anche qui la linea dei 3,3 sembra ok.
Altro punto in cui si può andare a vedere la linea dei 3,3 è qui. Questo qui è il chip responsabile dei voltaggi della scheda madre. E qui abbiamo, vediamo un po', 34 ohm e qui abbiamo 2,94, quindi qua abbiamo qualcosa che non so, non mi dice buone cose, insomma. 34 ohm. Allora prendiamo un'altra scheda di riferimento, ok, identica. No, non è identica, ma possiamo comunque riferirci per alcune cose, ok? Sono abbastanza simili. E allora noi abbiamo questa linea qui e vediamo di qua cosa mi dà questa linea qua. Come vedete mi dà kilo, ok? Questa linea qui 1 kilo, quest'altra linea qui 1 kilo, questa linea qui 2 kilo, ok? E ci siamo. Quindi noi da qui abbiamo questa linea qui è 1 kilo, quest'altra linea qui è 1 kilo, questa qui è 2 kilo circa, questa qui è 33 ohm. 33 ohm non è un cortocircuito totale e completo, ma è un valore che non va bene. E il problema adesso è andare a capire che cosa va a fornire questa linea qui, quale circuito alimenta questa linea qua. Allora, possiamo fare una cosa di questo genere intanto per isolare la zona. Allora andiamo a prendere l'aria calda e andiamo a scollegare. Vi metto il microscopio, che dite? Forse è meglio? Allora, ci siamo? Sì. Allora, accendiamo la luce, ci posizioniamo qui. Ecco qua, questa è la zona. Qua c'è quello che viene chiamato South Bridge, il ponte sud in italiano se vogliamo tradurlo, e qui c'è questo chip qua, Dialog. Ok, questo porta fuori tutti i voltaggi, come vi stavo dicendo prima. Allora, noi abbiamo principalmente 4 punti, ok? Abbiamo questo punto qua, ok? Viene fuori un valore di 1 kilo, ok? Poi da quest'altro lato speculare abbiamo anche questo 1 kilo, ok? Questa qui viene fuori 2 kg e 7 come abbiamo visto prima, mentre questa viene fuori 33 ohm, ok? Adesso cosa facciamo? Ripetiamo quello che avevo detto prima, andiamo a togliere questo induttore qua, che non fa altro che fare da ponte fra questa parte qua e questa parte qua, così andiamo a vedere se è questo il problema oppure se il problema è di qua, ok? Qui già vedo un condensatore un po' scolorito rispetto a questi altri due, quindi magari potrebbe anche essere lui il problema, ok? Bene, allora andiamo a togliere questo induttore qui e vediamo che cosa succede. Da quale parte c'è questo mini cortocircuito? Dico mini perché non è completo. Se io adesso dovessi andare a fare iniezione di voltaggio per vedere quale componente magari si scalda,
non funzionerebbe molto perché appunto non è un cortocircuito completo, cioè 0 ohm, ma è 33 ohm, quindi ha un valore diverso. Tante volte si trovano questi qua, i Southbridge, che sono in cortocircuito, quindi magari forse è possibile che ci sia questo come problema. Ma intanto andiamo a vedere qua. Allora, togliamo il microscopio che adesso vi ho fatto vedere la zona. Di nuovo andiamo banco, sopra, e andiamo a verificare. Qui vedete abbiamo 0,7 megaohm, quindi il chip è buono. Invece da quest'altra parte, ecco qua, abbiamo 30 megaohm. Sì, 30 ohm. Si è abbassata un po' la resistenza per via del calore. Quindi adesso dobbiamo andare a cercare, andare a tappeto, devo vedere se trovo qualche schema, qualche riferimento e capire che cosa fornisce questa linea qua, cioè dove va a finire sulla scheda, in modo che poi allora vado a capire se è questo, se è questo, se è questo o qualsiasi altra cosa che mi possa dare delle informazioni, insomma. Quindi termino un attimo qui e riprenderò quando ho più informazioni. Allora, eccomi tornato e ho voluto un attimo provare a mettere corrente, ok, e vedere che cosa succedeva. E in effetti 1 volt di corrente, la scheda consuma 120 mA, ok? Di solito non è moltissimo, infatti è quasi impercettibile, però ho provato a vedere con la fotocamera termica. Adesso vediamo se riesco a farvela vedere, ok? E sulla scheda è difficilissimo da far vedere. Allora, ci sono i riflessi della scheda che vedete, di quelli gialli, ma qui dove c'è la croce centrale, su questa zona qua, c'è un appena percettibile di calore, ok? C'è una zona appena percettibile di calore. E mi dovrò comprare anche un'altra fotocamera termica che si possa collegare al computer in modo che poi potete vedere direttamente dal computer. Ma qui c'è una zona di calore e la zona di calore proviene da lui, questo qui. Quindi il Southbridge, in questo caso 90 su 100 è la colpa di questa console che non si accende. Quindi al di sotto qua no, non si sente una forma di calore perché è proprio impercettibile, cioè passiamo da 28 gradi che magari è la scheda a 29, quindi per il dito umano è impercettibile, insomma. Qual è il problema adesso? Il problema è che non ho questo pezzo di ricambio, devo ordinarne uno, quindi mi tocca per forza interrompere qui e fare una seconda parte del video. Quindi per il momento il video termina qui. Restate sintonizzati se volete vedere anche la seconda parte per vedere che cosa succede con questa scheda qua. Bene, come ho detto prima, il video termina qua. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Iscrivetevi se vi piacciono le riparazioni. Iscrivetevi se volete magari imparare qualcosa. Insomma, iscrivetevi, che fa sempre piacere. Aiuta il canale a crescere e a diventare più popolare. Lasciate like, commentate e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! E anzi no ragazzi, il video non termina qui, il video continua perché una volta che ho deciso di terminare tutta la registrazione eccetera, cosa ho fatto? Sono andato a togliere il Southbridge e, e mi sono accorto che il cortocircuito era ancora presente. Ok, molto bene, adesso andiamo a ripercorrere tutto quello che ho fatto. Allora, come si vede adesso
questo grosso cippettone qua non c'è più, ok? E che cosa ho fatto dopo di questo? Chiaramente ho misurato qui e mi dava ancora 40 ohm, 30-40 ohm. Ho detto, e allora vuol dire che non era quello, no? E quindi sono andato alla ricerca, ok, dei componenti collegati alla linea dei 3,3, perché questa qui è la linea dei 3,3, ok? 3,3 volt. Allora, che cos'è che alimenta il 3,3 volt? Alimenta il chip stesso che la produce, ok? Quindi ho detto, magari è il chip, torna indietro, ok? Ho tolto il chip, no, non era questo. E che cos'altro alimentava la 3,3 volt? Alimenta questo chip, che tecnicamente dovrebbe essere il chip del BIOS, dove appunto vengono conservate tutte le informazioni, firmware, console, come si chiama? Codice seriale, roba così. E però non era quello, fortunatamente, perché sennò sarebbe stato drastico, drammatico, ok? Arriva anche al chip del wifi, ok? Alla schedina del wifi, e ho tolto, allora ho tolto questa. Il corto ancora c'era. Ho girato la scheda e i 3,3 volt arrivano anche a questo chip qua. Non so che cosa sia, presumibilmente no. Magari è il Syscon, quello che controlla il sistema, che registra errori, eccetera. Mi viene da pensare. Però non era neanche lui. Quindi, che cosa ho fatto? Dopo aver tolto appunto tutti questi chip che sono importanti, eccetera, ho detto, ma a questo punto non mi serve più andare con cautela, con tanta cautela, no? E quindi non mi serviva più andare a mettere un volt, ok, su questa linea qua, per evitare che si friggesse qualcos'altro. Sono andato direttamente a fare con 3 volt, ok? Ho messo 3 volt, massimo amperaggio, che posso permettermi con un alimentatore da banco, e, ok, ho notato una bella cosa, ok? Adesso vi faccio vedere. E adesso anche il cortocircuito è anche completo, cioè 0 ohm, perché ho bruciato quello che tecnicamente è il componente che va in cortocircuito, che è in cortocircuito. Ehm, Datemi un attimo solo che accendo il microscopio. Eccolo qua, ok. Allora, io sono andato a prendermi i 3,3 volt, ok, da questo lato della scheda che arrivano su questo punto qua. Al di sotto c'è la scheda del wifi, no? Ok, e qua siamo sotto, eccoli qua, siamo sotto al South Bridge, ok? Questa zona qua a sinistra. Bene, a questo punto qua io ho preso, ok, vediamo se magari ho preso la zona giusta, tecnicamente sì. Io ho preso l'alimentatore da banco, l'ho attaccato, ok, e sono andato a mettere voltaggio appunto sulla linea. Vediamo se riesco a catturare l'immagine. Lo vedete? Vedete quel piccolo condensatore qua? Questo qui? Eccolo qua. Questo qui all'inizio mi procurava anche scintille. Aspettate che vediamo se magari con l'oscurità. Vedete? Avete visto? Scintilla. Quello lì è il componente in cortocircuito. Quindi sono riuscito. Mamma, senti che odore da bruciato. Sono riuscito a trovare un componente parecchio ostico da riuscire a scoprire. Quindi ecco qua. Togliamo questo condensatore e verifichiamo. Poi il microscopio. Ah no, si è spostata la scheda. Che era ancora attaccata all'alimentatore da banco. Ho tirato il filo. Ok, andiamo. Adesso mi tocca ribollare
rimettere le sfere al Southbridge, ma quello non è un problema per me, riesco a farlo tranquillissimamente. Avrei voluto evitare sinceramente di doverlo fare, però sì, pensavo fosse quello il problema. Allora, andiamo a togliere pinzetta, eccolo qua, prendiamo il componente, andiamo a distaccarlo, eccolo qua, il condensatore è sparito, non so dove sia, è saltato via, ma tecnicamente ora speriamo non ci sia nulla di preoccupante lì. Andiamo, avrei voluto tenerlo il condensatore, vediamo se poi lo trovo, magari è sparso qua sulla scheda. Volevo tenerlo per mostrare effettivamente che era in cortocircuito. Ok, il saldatore è caldo, andiamo a ripassare un attimino qui. Ok, molto bene, ci avviciniamo con il microscopio così andiamo a vedere meglio la situation. Vedete che c'è un puntino nero? Ecco, spero che quello non crei problemi. Aspettate un attimo che fermo. Ecco, spero vivamente che questo puntino qui carbonizzato non crei problemi, perché il carbone è conduttivo. No, non crea problemi, era solo superficiale. Molto bene, molto bene. Allora, andiamo a pulire la zona con l'alcol. Ok, molto bene. Andiamo a togliere questa schifezza qua, che roba è? Ok, molto bene. Allora, adesso spegniamo, mettiamo da parte il microscopio, andiamo sopra dal banco e andiamo a vedere nel posto originario. Ok, sono riuscito anche a sistemare l'immagine della videocamera da sopra. Ok, allora adesso andiamo a vedere nel punto di prima. Ok, andiamo a vedere che cosa è successo. Rimetto il multimetro a schermo. Molto bene. E siamo in resistenza. Nero sulla massa. E andiamo a vedere qui. Ecco qua ragazzi. 15 kg. Cortocircuito è sparito. Molto 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 bene. Ok, fatemi rimettere tutto insieme, chip, questo e quell'altro, e ci vediamo fra qualche secondissimo. Per voi, per me sarà credo forse un'oretta di lavoro insieme a fare il reballing di questo, e ci vediamo tra poco. Allora ragazzuoli, cosa ne pensate? Si accenderà o non si accenderà? Fatelo sapere nei commenti prima di finire il video, vediamo quanti di voi commentano. Allora,
Ho rimesso a posto il chip, ho rimesso a posto tutto quello che avevo tolto e ora non mi resta che metterla nella propria scocca e tutto e vediamo cosa succede. Però prima spalliamo via tutta questa Nutella che ci hanno messo sopra, chilate di pasta termica completamente inutili. Boh, tipo avranno comprato un tubetto da 10 grammi, vedo, e spremuto tutto sopra, tutto, senza lasciare un, un grammo dietro, proprio zero. Ah, santo signore. Dobbiamo anche andare a ricreare i pad termici, ma quello lo faccio in un secondissimo momento. L'importante è che il processore stia fresco intanto. Qualsiasi altro componente, almeno per far vedere che si accende, tipo 30 secondi può comunque andare bene, non crea problemi, ma devono comunque essere messi. Quindi anche voi, se trovate delle console senza i pad termici o che manca uno o due pad termici, rimetteteci, non lasciateli senza, perché crea problemi. Il pad termico è appositamente studiato per dissipare il calore da componenti che sono ad alto rischio, appunto, eh, dove il calore può diventare un problema, come per esempio sopra le RAM. Le RAM scaldano parecchio, arrivano fino a 100 gradi, quindi capite che se c'è un metodo per dissipare questo calore è bene usarlo. Ok, accelererò di sicuro il video per rimontare tutta la console e vedremo che cosa succede. Ci siamo, mettiamo corrente. Ok, e vediamo cosa succede. Eccolo qua. Sì ragazzi, si accende, la ventola gira molto bene, è arrivata che non si accendeva proprio, zero assoluto. Mettiamo via qualche strumento che adesso non ci serve più. Vediamo se arriva. Luce bianca ragazzi, luce bianca. Il disco su non è quello suo, mi è arrivata senza hard disk, quindi è normale che il sistema operativo non ci sia, non c'è nulla. Adesso vediamo se mi mostra un'immagine. Devo avere il cavo sporco. In a moment. Eccolo, ok. Impossibile avviare la PS4, ok. Mettiamo il controller si accende. Ok, esegui la connessione, versione 10.01. Va bene. Speravo fosse una versione antecedente 9.0 tipo 900 o cose di questo genere, ma almeno funziona. Funziona, sono contento.
un'altra console riparata con successo. E io ho qua già una cosa. Ho già fatto una pendrive con il 10.50 a questo punto, già aggiornato. Si resetta, fa qualcosa. Sì, si resetta perché non aveva trovato l'USB. Boh, non so perché. L'aria sporca dentro. Sarà della polvere dentro. Adesso sta riavviando il sistema. Mi dirà di nuovo impossibile avviare la PS4. Schermo è rimasto nero. Ok, è tornata l'immagine. Vediamo. Ok, adesso l'ha presa. Bene, cosa devo dire? Niente, non c'è nulla da dire. Tanti errori. Fortunatamente il processore non è stato massacrato dalle rondelle. Fortunatamente il South Bridge era buono perché si accende. Adesso la console è funzionante. Tutto è stato dovuto a un microscopico puntino di un condensatore che ha voluto abbandonare la propria occupazione, ha voluto andare in pensione e noi l'abbiamo accompagnato. Molto bene. Ragazzi, ora confermo, il video termina qui e tutte quelle belle cose di prima le avete già sentite, quindi non vi stresso ancora. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao ragazzi.